Un programma di allenamento di successo necessita di una pianificazione logica, sistematica e meticolosa. Un buon allenatore dovrà quindi identificare gli obiettivi a breve e lungo termine del proprio atleta, così da pianificare un programma di allenamento adeguato, tenendo comunque in conto che le cose non sempre vanno come ci si aspetta. Bentornati in questo nuovo video di Non c'è fitness senza scienza. Oggi parliamo di periodizzazione. Il termine periodizzazione è stato utilizzato per la prima volta nel 1965 dallo scienziato motorio russo Medvedev in relazione alle fasi dello sviluppo umano. Quando pianifichiamo un programma di allenamento dobbiamo sempre tenere in considerazione il principio di variazione, ovvero la variazione negli esercizi, nell'intensità, nei carichi, nei tempi di recupero e in tanti altri fattori, in modo da non raggiungere quello che viene definito plateau, che in gergo meno tecnico potremmo chiamare stallo, che si presenta nel momento in cui l'allenamento diventa troppo ripetitivo. La periodizzazione è quindi un processo di cambiamenti pianificati e sistematici al piano di allenamento in relazione alle diverse fasi del programma di competizioni dell'atleta. Le componenti individuali della periodizzazione vengono definite cicli e possono essere di durata variabile. Avremo così il macrociclo, il mesociclo e il microciclo. Il macrociclo è il ciclo più lungo in termini di tempo, infatti ha una durata che si aggira intorno all'anno, ma potrebbe essere anche più lungo. Se pensiamo ad esempio agli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi, il loro macrociclo avrà una durata quadriennale. Il mesociclo invece è una componente del macrociclo, infatti più mesocicli formano un macrociclo. Dipende dal programma delle gare, ma in genere ha una durata che si aggira intorno al mese. Abbiamo poi il microciclo, dove in genere la durata è di una settimana, però non è una regola. Pensiamo ad esempio a 3 giorni di allenamento, un giorno di riposo. In questo caso il nostro microciclo durerà 4 giorni. In un video precedente abbiamo accennato alla periodizzazione, dicendo che la periodizzazione può essere lineare, a blocchi o ondulata. Ora vediamo più in dettaglio che cosa significa. La periodizzazione lineare è la periodizzazione classica, ovvero caratterizzata da un incremento graduale dell'intensità con conseguente diminuzione del volume. In questo modo gli atleti raggiungeranno il top della forma per l'imminente competizione. L'unico problema di questa periodizzazione è che non è molto variabile, di conseguenza potrebbe non essere indicata per gli atleti più esperti. La periodizzazione a blocchi invece viene spesso utilizzata negli sport di squadra, soprattutto per allenare nei micro e nei mesocicli i parametri e le skill carenti. Per esempio, se vogliamo riferirci al powerlifting, di cui abbiamo già parlato in video precedenti, potremmo considerare 3 microcicli per allenare la forza e 3 microcicli per allenare la potenza. L'aspetto positivo di questo modello di periodizzazione è che si può andare a lavorare sulle carenze dell'atleta, ma non tutti sono d'accordo con l'utilizzo di questo modello, perché molti sostengono che, essendo lo sport un insieme di movimenti integrati, le abilità sportive andrebbero allenate insieme, così da migliorare il transfer e ottenere guadagni più velocemente. L'ultimo modello di periodizzazione è la periodizzazione ondulata, caratterizzata dalla possibilità di variare intensità e volume all'interno di uno stesso microciclo. Avremo quindi variazioni di intensità e volume su base giornaliera o settimanale. Questo è un approccio che si presta molto bene agli atleti di alto livello, in quanto permette di fissare più obiettivi di allenamento. Il lato positivo di questo modello di periodizzazione è che dà maggiore libertà agli allenatori di apportare modifiche al piano di allenamento, soprattutto considerando i risultati delle gare, i feedback ricevuti dagli atleti
e eventuali preoccupazioni per infortuni e malattie. Il lato negativo di questa periodizzazione potrebbe essere che a causa dei continui cambiamenti al piano di allenamento l'atleta possa perdere il focus sull'obiettivo finale, quindi possa perdere la concentrazione. È dunque importante mantenere sempre una costante comunicazione tra l'allenatore e l'atleta. Nel prossimo video parleremo degli elementi che compongono una pianificazione annuale, mensile, settimanale e giornaliera. Come sempre trovate gli studi di riferimento in descrizione, mettete un bel like, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao Italia!